Gli italiani e le italiane ci hanno scoperto e si sono innamorati di noi. E di quell'amore noi ci siamo nutrite ogni singolo giorno della nostra spedizione, trovando energie che mai avremmo pensato di avere ed uno slancio infinito, mai interrotto, solamente affievolito in quel caldo pomeriggio di fine giugno. Quello però che non pensavamo di poter fare è di riuscire a ridare un po' di speranza agli italiani. La speranza di vedere riconosciuti i propri sforzi, la speranza che la meritocrazia valga, la speranza che un gruppo di ragazze possa impegnarsi tutta una vita e riuscire, contro ogni pronostico, ad aprire gli occhi al mondo su qualcosa che loro hanno sempre amato e che sapevano di poter coltivare e che gli altri un tempo non riuscivano nemmeno a vedere. Io guardavo il calcio maschile perché di calcio femminile non c'era traccia, era qualcosa che facevo, non mi immaginavo neanche. Qualsiasi cosa mi potesse dare l'opportunità di giocare, quella era e rimaneva fine a se stesso. Ecco. Quindi no, non avevo in testa di fare la calciatrice. Quando per la prima volta, andando a giocare in Serie A al Tavagnacco, è stata la prima volta che mi hanno detto ti diamo un rimborso spese di 100 euro, mi pagano per giocare a calcio, c'è un concetto. E lì non è che mi sono immaginata chissà che, ma mi sembrava incredibile che mi pagassero per fare quello che a me insomma piaceva, ecco, che non era proprio nella testa, mi sembrava incredibile. Giocando con le nazionali vedevo le altre nazionali, quelli che erano più forti di noi, eccetera, vedevo la differenza e quindi a quel punto sapevo che all'estero era molto più sviluppato il calcio femminile, quindi ha cominciato, come dire, a maturare nella mia testa l'idea che se volevo confrontarmi con il massimo del calcio avrei dovuto andare fuori, quindi quello era il primo assaggio e poi c'è stata invece l'opportunità di andare a Parigi. E lì è stata un'esperienza straordinaria perché per me ogni giorno era una scoperta, no? La qualità dei servizi che ci venivano offerti, dei campi che ci venivano offerti, di come tu fai quello che poi è il tuo lavoro. E il ritmo era, direi, 10 volte superiore al ritmo a livello fisico rispetto a quello che si trovava nel nostro campionato all'epoca. Nonostante io avessi problemi fisici eccetera, quando tornavo a giocare con la nazionale, e questo lo dico perché me l'hanno detto le mie compagne, magari io tornavo e fisicamente con tutti i problemi che avevo andavo comunque un sacco più forte delle mie compagne qui perché il livello era completamente differente. Quindi in realtà non volevo tornare, però non stavo bene fisicamente e di conseguenza alla fine ho dovuto rendermi conto che non potevo stare ancora fuori, ecco. Avendo provato quella roba lì era fare un passo indietro, però ho deciso siccome poi alla fine, come dicevo prima, l'importante è giocare, eccetera, ho detto con molta, come dire, umiltà, bisogna anche capire come si sta, ho deciso torno in un gruppo che mi vuole bene a casa in Italia e vediamo, e questo ho fatto. E da lì, insomma, è stata un'ottima scelta perché poi tante cose sono successe. Stavamo parlando con la federazione richiedendo dei punti che ci sembravano piccole cose per migliorare il nostro mondo. In particolare ricordo quello sulla possibilità di fare gli accordi economici pluriennali, che era qualcosa che all'epoca esisteva solo nel calcio a 5 maschile, no? C'era questo, la richiesta di un fondo anche perché purtroppo nella realtà dilettantistica le società magari sparivano da un anno all'altro e quindi le ragazze si ritrovavano non pagate, eccetera, e quindi c'erano queste necessità qui, quelle di dare della visibilità in TV, quindi insomma cose del momento riguardo alla televisione, e chiedevamo queste cose. E semplicemente avevamo fatto tutta una serie di riunioni, eccetera, ma poi sostanzialmente non erano arrivate risposte su alcuni di questi punti, quindi con le ragazze ci siamo parlate e all'epoca c'era questa partita Brescia-Verona, tanto ovviamente ci conoscevamo tutte quante. Abbiamo deciso ed erano tutte già coinvolte comunque tante squadre su questo concetto e abbiamo deciso di fare questo striscione, quindi
che diceva ci sono punti da conquistare che valgono più dei punti in classifica, no? Quindi me lo ricordo ovviamente a memoria, a vita, e quindi ci avvicinavamo anche all'inizio del campionato, no? Le squadre di Serie A erano tutte in contatto, le ragazze, e abbiamo deciso che se questi punti, insomma, se non avendo risposta su queste questioni, noi non saremmo partite col campionato. Quindi e fino all'ultimo vuol dire fino alla notte del giorno delle gare, ci sentivamo al telefono perché la gente aveva paura comunque, no? Però siamo rimaste compatte, e quindi la mattina delle gare poi è arrivato l'accoglimento di alcuni di questi punti, tra cui gli accordi economici pluriennali, e quindi lo sciopero è rientrato, siamo scesi in campo, però è stato un momento chiave perché è stata la prima volta in cui abbiamo raggiunto una consapevolezza. Adesso è diverso, scendiamo in campo e sappiamo che ce la possiamo giocare, no? Non c'è quella differenza che quando stavo a Parigi e sono andata di là, le ragazze erano 10 volte più forti perché si allenavano tutti i giorni, mentre noi ci allenavamo ancora 3 volte a settimana, la sera alle 7, alle 8, e quindi dopo la giornata di lavoro, di studio, che è un contesto completamente differente, no? Con la differenza che ad esempio al mondiale, tra quelle 8 squadre, che noi siamo arrivate tra le prime 8, e noi eravamo l'unica ad avere uno status di dilettanti nel proprio paese. Quindi noi adesso dal 1° luglio saremo professioniste. Non è che dal 1° luglio diventiamo più forti perché siamo professioniste, no, non cambia questo, ma professionismo significa da un lato dare le tutele, ovviamente, che è la cosa più importante alle ragazze, ma dall'altro vuol dire qual è il livello di attenzione e quanto tu credi in un determinato movimento, no? Se tu rendi professioniste le atlete, vuol dire che le paragoni alla controparte maschile anche, e tu stai credendo al 100% in quell'attività lì, di conseguenza anche il mondo esterno si accorge di questo, di conseguenza nel mondo in cui viviamo significa più sponsor, perché tu mi stai dicendo io credo in questa attività e allora io credo a te e allora investo su quella cosa lì, e allora tutto quello che arrivano più risorse, quindi più risorse, più preparazione, tutto migliora. Il professionismo vuol dire questa cosa qui, ed è un punto di partenza, perché se noi abbiamo fatto questo ancora da dilettanti, con le possibilità che avremo da professioniste le cose cresceranno di più, e la bambina ovviamente, e questo va da sé, avrà la possibilità di pensare, magari di preoccuparsi un po' meno di che cosa faccio dopo. In Italia noi adesso siamo la generazione della svolta, perché oggi appunto la percezione sta cambiando in maniera repentina e siamo sotto gli occhi di tutti finalmente.